Oggi siamo qui con due microfoni dinamici. Sono due microfoni economici, ma due microfoni molto sottovalutati, però dal mio punto di vista entrambi utili per far podcast. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con due microfoni dinamici. Ti svelerò quali sono e quanto costano soltanto alla fine, perché voglio che tu metta le migliori cuffie che hai a disposizione e senta effettivamente la differenza tra i due microfoni e senta anche la qualità dei due microfoni, ok? Partiamo dall'inizio. Allora, sono due microfoni dinamici, entrambi stanno entrando nel mio Tascam Mixcast 4 senza aggiunta di nulla. Per curiosità ti dico che questo microfono qui, ha un gain di 39 in questo momento, mentre questo microfono qui ha un gain di 34, quindi c'è una differenza di 5 decibel. Niente di che, però ci tenevo a raccontartelo. Quindi ti dicevo, due microfoni dinamici che entrambi entrano puliti nel Mixcast 4 e li porterò dentro Reaper, non li equalizzerò, non li effetterò, non aggiungerò nulla, se non semplicemente portare tutto a meno 14 lufs. Ok? Bene. Sono due microfoni economici, alla fine ti svelo il prezzo e ti svelo anche la marca e il modello. Tanto credo che non si capisca. No, sono abbastanza anonimi come microfoni e non hanno delle scritte gigantesche lungo il corpo, quindi probabilmente non sai. Ma se hai capito già di quali microfoni si tratta, scrivimi il minuto e marca e modello, senza imbrogliare, mi raccomando. Non andare alla fine a vederti quali sono e poi scrivi che hai indovinato, mi raccomando. Allora, torniamo seri. Due microfoni dinamici, quindi non hanno bisogno della 48 volt. Sono due microfoni, come vedi, dal formato handheld, cioè quelli che normalmente si tengono in mano, ma ti consiglio per un podcast, per una registrazione, ti consiglio di tenerli fermi su due cavalletti, due treppiedi, due stativi, due aste, insomma dove ti pare. Tenerli fermi, perché quando li tieni in mano inevitabilmente un po' di rumore da maneggiamento si sente, ok? Una differenza tra questi due microfoni, al di là del gain, che ti ho fatto vedere 1,35 e 1,39, quindi c'è una differenza di 34 e 39, 35 e 39, aspetta, 39 e 34, sì, 5 dB di differenza. Quindi, al di là di questi 5 dB di differenza, c'è una caratteristica che li rende abbastanza diversi. Questo qui ha un pattern polare cardioide, questo qui ha un pattern polare supercardioide. Ora, io te li sto facendo sentire soprattutto per il suono, però questo qui ha un pattern polare più focalizzato su ciò che arriva davanti, quindi è più stretto, infatti se mi muovo, vedi, se mi sposto si sente subito la differenza. Invece questo qui, se mi sposto, si sente meno la differenza, ok? La zona in cui cattura la nostra voce è più piccola davanti di questo, è più grande questo, però questo qui dietro non prende niente, questo qui prende pochissimo dietro. Quindi sono due pattern polari diversi, ne ho parlato miliardi di volte su questo canale, non c'è un giusto o uno sbagliato, sono diversi e servono a cose diverse. Quindi il microfono di solito, non si compra un microfono, suggeriscimi un microfono. Non ha senso. Dipende, sono tutti microfoni, quindi servono tutti potenzialmente a riprendere la voce, ma lo fanno in maniera diversa e servono per scopi diversi e per esigenze diverse, ok? Quindi supercardioide, cardioide, ok? La differenza, proviamo a parlarne in un uso abbastanza concreto che ne puoi fare tu in studio. Se sei una persona che resta fermo, immobile, a parlare, come faccio io, tranne quando mi muovo per farti sentire pattern polari, allora anche un pattern polare supercardioide può andare bene perché comunque sei fermo. Se invece sei una persona che si muove abbastanza, già lo sai, dondola con la testa, si muove eccetera, il pattern polare cardioide sicuramente ti fa avvertire meno questo cambio di tono, perché parliamo anche di cambio di tono oltre che di volume. Ok? Quindi per evitare che la tua voce si senta strana all'improvviso, un pattern polare cardioide ti aiuta un po' di più. Ok, questo è soltanto un utilizzo, però ad esempio se la tua stanza è particolarmente rumorosa potresti o scegliere il pattern polare cardioide perché nella parte posteriore non prende nulla e quindi potresti orientare la parte posteriore verso la fonte del rumore, oppure potresti scegliere un pattern polare supercardioide perché essendo molto stretto sulla voce tutto ciò che arriva dai lati non viene ripreso o comunque viene ripreso pochissimo, quindi dipende, come ti sto provando a far capire, dipende sempre da te e dalla tua situazione specifica. Non esiste il microfono,
Perché purtroppo questa è una domanda che mi viene fatta miliardi, suggeriscimi un microfono. Ci ho fatto anche un video proprio dove spiegavo l'assurdità di questa domanda. Comunque, il prezzo. Questo qui costa, almeno nel momento in cui ti sto facendo questo video, ma ti invito a guardare i link in descrizione perché ci sono i prezzi aggiornati. Questo qui dovrebbe costare 43 euro, questo qui dovrebbe costare 25 euro. Io spero che tu abbia messo le migliori cuffie a disposizione e stia sentendo quando io switcho da un microfono all'altro, ok? Perché sono diversi? Sì, sono diversi. Secondo me sono due ottimi microfoni per far podcast. Sono due microfoni sottovalutati, sconosciuti probabilmente, anche se sul mio canale trovi video individuali sia di questo che di questo, quindi non c'è nessun problema. Vai, nel momento in cui ti dico quali sono questi microfoni, puoi andare sul mio canale, li cerchi e ti guardi il video specifico su questo microfono, quest'altro microfono, dove ti racconto tutte le caratteristiche. Ok. Io sto switchando da uno all'altro e mi aspetto che tu riesca a percepire le differenze, perché le differenze ci sono, ti ripeto, il suono è assolutamente pulito, quindi non c'è nessun tipo di problema. Ti vado a svelare l'arcano, anzi prima di svelarti l'arcano voglio dirti che anche da un punto di vista di costruzione sono entrambi microfoni fatti molto bene. La differenza è che mentre questo qua è liscio, normale come la maggior parte dei microfoni, questo qui ha quella sorta di patina di gomma, non so come definirla. Infatti questo qui è tutto rovinato perché poi la plastica si cuoce, si rovina, no? Mentre questo qui, essendo tipo materiale, diciamo, non so, lamina, ferro, acciaio, sto dicendo sciocchezze, è molto più liscio e quindi non si rovina. Questa è una differenza perché mi ricordo che questo qui l'ho preso usato, questo qui l'ho preso nuovo, questo qui era già tutto rovinato quando me l'hanno dato, ma la spiegazione è proprio nel materiale da rivestimento. Però voglio dire, poco importa, nel senso chissà che ci hanno fatto questo microfono per ridurlo così, ma se tu semplicemente lo fissi alla sua asta e ci parli, non hai nessun tipo di problema. Quindi ti volevo dire anche questo. Benissimo, allora, che microfoni sono? Questo qui è il Superlux PRA D1, questo qui è il ProDeep o ProDype TT1 Pro Lanen. Io non so mai se si dice ProDeep, ProDype, ProDype perché dovrebbe essere un marchio francese. Mi scuso con tutto il popolo francese che so che guarda tutti i miei video con molta attenzione, non lo so come si pronuncia, se lo sai dimmelo nei commenti. Quindi Superlux, so che si pronuncia Superlux, ProDeep, ProDype, 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 non lo so, ok? Bene. E non l'ho scoperto neanche da quando ho fatto questo video su questo microfono anni fa, quindi ho lo stesso dubbio, non mi sono mai documentato, ti dico la verità. Allora, quindi il Superlux costa intorno ai 25 euro, il ProDeep costa intorno ai 43 euro. Che cosa ne pensi? Certo, con questo compri due di questo, quasi due di questi, col prezzo di uno solo di questi. C'è una bella differenza perché uno costa quasi il doppio rispetto all'altro, quasi il doppio. E che ne pensi? Ti volevo fare questo video perché sono due microfoni di cui non se ne parla mai. Superlux soprattutto se ne parla per le cuffie, perché fa delle cuffie, soprattutto non mi ricordo come si chiama, però ci sono delle cuffie molto entry level che utilizzano tutti. Sono partito anche io con quella cuffia, quindi mi faceva piacere dirti questa cosa. Però Superlux fa anche microfoni, non sono microfoni chissà quanto forti, quanto professionali, però fa anche microfoni. E quest'altro marchio qui fa anche microfoni, fa tante altre cose allo stesso modo. Non è molto famoso, forse in Francia di più, non è molto famoso, però entrambi i microfoni secondo me hanno una loro dignità. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!